Esperti di letteratura per ragazzi, editori, autori tra i più significativi del panorama editoriale contemporaneo sono intervenuti a Villa Caprile al convegno Le parole narrate, promosso dalla provincia di Pesaro e Urbino in apertura del progetto Adotta l'autore. Il progetto, che coinvolge 10.000 studenti, vede come ente capofila la Comunità Montana Alto e Medio Metauro, con il coordinamento dell'associazione Libreria Le Foglie d'Oro. Proprio ad insegnanti, genitori, bibliotecari ed appassionati di letteratura per l'infanzia sono stati rivolti gli spunti innovativi sulla lettura ad alta voce. Sono intervenuti Domenico Barrilà, Aidan Chambers, Gabriela Zucchini, Giusi Quarenghi, Eros Miari, Coca Frigerio, Emanuela Giovannini, Paola Anciloto e Claudia Codeluppi. Il convegno di oggi, Le parole narrate, è la seconda annualità di questo convegno che appunto ha preso l'avvio lo scorso anno nell'ambito del progetto Adotta l'autore. Il progetto concerne la promozione della lettura nella sua forma gratuita, ludica, quindi non legata all'attività didattica, e questo convegno vuole aprire il percorso che si snoda lungo l'arco di tutto l'anno, perché poi terminerà con gli incontri con gli autori a maggio del prossimo anno, per poi ripartire con la progettazione e iniziare nuovamente a settembre. La prima tappa rivolta espressamente agli insegnanti, ai quali chiediamo appunto di aderire alla filosofia del progetto, cioè di svincolare la promozione e la proposta della lettura da quella che è l'attività didattica, e di proporla appunto nella sua forma di piacere della lettura, quindi stimolando la curiosità dei ragazzi e l'accostamento affettivo dei ragazzi al libro, per promuovere proprio l'aspetto più gradevole e, dicevo prima, più ludico di questa forma così interessante, insomma, di leggere, di accostarsi alla letteratura. Partecipano quasi 300 insegnanti, queste le iscrizioni che abbiamo avuto, quindi direi un grande successo, e molti relatori che sono presenti con vari spunti, tutti imperniati sulla lettura, la letteratura, la narrazione, la teatralità, per cercare appunto attraverso varie forme di stimolare il gusto della lettura, l'accostamento ai libri. Nell'incontro, a cui hanno portato il saluto il presidente della Provincia Matteo Ricci, l'assessore alla cultura Davide Rossi ed il presidente della Comunità Montana Alto e Medio Metauro Gabriele Giovannini, tutti i relatori si sono soffermati sull'emozione e la suggestione che l'ascoltare un racconto suscita nei più giovani, visto che la lettura ad alta voce crea un legame forte con il narratore, sia esso insegnante, genitore, autore del libro o esperto bibliotecario, mettendo in circolo e permettendo di condividere sensazioni e stati d'animo. The most important thing for very little children before school is to hear the stories of the family. How we got to be where we are, what your dad and mother did, and to know the stories of where you live. Because that begins to build up in your mind a kind of repertoire, a library of stories, which are preparing you for when you read stories. Because the mind can't read unless it's heard the words said first. So it's very, very important that children hear a wide variety of kinds of talk, whether that comes from the people they live with, or even from television or from other things that they're listening to. So it's about how various the talk is, and that's absolutely important. The next thing is that they have to be read aloud to, because that again prepares the mind for seeing the words and hearing them and making sense of them, because there are different parts of the brain that do that. And therefore, every day they have to hear things read aloud if we want them to be very able to read early on. The best thing that parents can do for their children is read aloud books that people like the librarians and the booksellers tell them are really good books, and to put those different stories and words into their children's heads. Also, to have books around in the house is important, because you can't read something unless there's something there to select, to read. You have to have it there. So for ordinary people like myself, I was born in a very poor family. The library was very, very important because we couldn't afford to buy books. And the librarian knew which books to show me that my mother didn't know. So it's very important to take your children
even before school, to the library, to get them used to books, to have the librarian read to them. All that's preparing you to be a reader.